Mannaggia questi capelli, l'incubo degli uomini, ma in realtà vi devo dire anche delle donne, perché ho scoperto che all'80% degli uomini iniziano a cadere i capelli o comunque a diventare più deboli, più fini dai 20 ai 30 anni e al 50% delle donne. Quindi è una cosa che sia c'è per gli uomini ma anche per le donne. Come fare? Che cosa sto facendo io per impedire che cadano? Allora, innanzitutto bisogna capire che è una cosa naturale. In realtà ho iniziato a fare le mie ricerche anni fa, tempo fa, e adesso lo sto approfondendo per conto mio e anche con degli esperti, ma diciamo che in parte è una cosa naturale. Accade a tutti indipendentemente che uno abbia l'alopecia androgenetica, quindi a livello genetico i capelli che è proprio la calvizie, come viene definita in modo diciamo volgare, iniziano a perdere i capelli e proprio creare la classica testa calva, ma normalmente anche se uno non ha questo fattore genetico, questa alopecia androgenetica, comunque a livello biologico noi abbiamo la tendenza di stempiarci, quindi di avere i capelli che vanno sempre più all'indietro. Perché? Perché è una questione biologica di caccia. Pensate che noi serve la vista libera per cacciare, per sopravvivere e quindi non dobbiamo avere niente che ci ostruisca la vista. Pensate che ad esempio nei gorilla quando vedono un esemplare giovane non lo riconoscono come adulto finché ha ancora i capelli in testa. Quindi è proprio una questione biologica. Solo che non è una cosa da trattare da poco perché tanta gente va in depressione proprio con l'inizio della caduta dei capelli. Gente inizia a perderli ai 20 anni, gente inizia a perderli intorno ai 30. Quindi che cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna prevenire questa cosa. Sia che tu abbia alopecia androgenetica o meno, è meglio comunque prevenire l'indebolimento dei capelli che avviene praticamente quasi per tutti. E l'alopecia androgenetica, quindi la versione diciamo più strong di questo indebolimento, avviene a livello genetico, non ci si può fare niente, soprattutto se hai il padre calvo, quindi se ce l'ha avuta il padre, o se il nonno materno ce l'ha avuta. Se uno dei due ce l'ha, o se entrambi ce l'hanno, molto probabilmente ce l'hai anche tu. Ma anche mia madre, ad esempio ce l'ha mia madre, non ha perso i capelli, però semplicemente ha una leggera stempiatura in qua, che è una cosa abbastanza normale. Per alcuni è un po' più pesante, per altri un po' meno, per alcuni è solo in alcune zone, come magari qui, o per altri è dappertutto, dipende. E diciamo che ci sono cose che si possono fare dopo che si è iniziato già a perdere i capelli, si può fare, come mi dite Marco, ma guarda che c'è insomma mal che vada, fai alcun trattamento o il trapianto. Ma ragazzi, guardate che il trapianto prima di tutto costa. Secondo, non è una cosa che possono fare tutti, serve una situazione particolare per fare il trapianto, perché prendono i capelli da un certo punto, li rimettono, ma in alcuni casi non si può fare, e poi non è una cosa così semplice, scontata. Quindi in più, se lo fate che i vostri capelli sono ancora in indebolimento, perché vi ricordo che l'alopecia androgenetica è progressiva, non si ferma, non c'è nessuna cura, quindi magari vi ritrovate con qua i capelli trapiantati, qua no, e quindi vi ritrovate magari con qua due ciuffi e qua invece niente perché vi sono caduti dopo. Insomma è un po' difficile come questione, quindi la cosa principale è evitare che succeda o almeno diciamo ripararsi il più possibile. Cosa faccio io? Allora, prima cosa, le basi. Le basi sono una routine sana, la dieta, quindi mangiare bene, e fare attività fisica. Quindi avere una classica routine di benessere sana che indipendentemente da capelli o meno dovresti averla. Vale anche per lo stress, quindi tutto ciò che riguarda lo stress sia del capello, ma anche tuo, fisico, mentale, quindi imparare a utilizzare il respiro fatto bene, imparare a dormire bene, imparare a fare magari esercizi che aiutano per lo stress, lo yoga, la meditazione, perché contate che sì, è facile avere la perdita di capelli, ma spesso in alcune persone a volte non è o non si aggrava per una questione genetica, ma è proprio lo stress la maggior parte delle volte la causa principale. Quindi ricordatevi che risolvendo diciamo lo stress potete risolvere parte della situazione. Seconda cosa, saperli gestire, quindi saper gestire i capelli, imparare a trattarli bene, perché finché uno ha i capelli lunghi è facile vedere se sono tenuti bene o meno, ma quando un ragazzo ha i capelli corti diciamo che fa un po' quello che vuole, perché tanto prende lo shampoo da €1 del supermercato, fa una volta lo shampoo, una volta no, non usa il balsamo, no. Imparare ad avere la routine giusta, imparare a non stressare i capelli, non legarli troppo, utilizzare la federa in seta per dormire, cercare di non spezzarli, utilizzare il
pettine giusto per il proprio tipo di capelli, ad esempio in legno di sandalo per non renderli statici, utilizzare lo shampoo corretto per il proprio tipo di capelli o per i problemi che avete alla cute, utilizzare magari uno shampoo per la perdita di capelli, quindi ci sono degli shampoo apposta che si possono utilizzare. Io ad esempio ne utilizzo uno di Kerastase, un balsamo solo sulle punte che vada a idratare o a migliorare i capelli, mentre lo shampoo invece va proprio sulla cute e va massaggiato per bene, così massaggiando potete anche dare un afflusso sanguigno migliore, quindi migliorare anche per la questione della perdita di capelli, perché a volte succede che il capello perde di robustezza e quindi va a cadere e quindi poi a cicatrizzarsi, quindi non si può più fare niente nel momento in cui non gli arriva abbastanza flusso sanguigno, la microcircolazione non va bene, quindi massaggiando bene quando si fa lo shampoo questa cosa aiuta. E utilizzare anche una maschera, quindi utilizzare ogni tanto una maschera che può aiutare sempre dalle punte in giù per aiutare il capello, tutto ciò che lo può rendere sano, evitare di strofinare troppo, evitare di asciugarlo col phon troppo, evitare di stare troppo sotto il sole magari senza un cappello, senza la protezione, utilizzare dei prodotti che vadano a proteggere i capelli, come ad esempio può essere anche l'aloe vera, può essere l'olio di cocco, possono essere prodotti specifici per l'UV, insomma ci sono tante cose che si possono fare. Ho già fatto 1000 video sul canale sui prodotti e la routine giusta per la doccia da fare, vi consiglio di dare un'occhiata. E poi si può fermare la caduta. Purtroppo, come vi dicevo, non c'è ancora una cura a questa cosa, la si può solo bloccare. L'alopecia è un processo naturale dovuto all'eccessiva produzione di androgeni, in particolare del diidrotestosterone, ovvero DHT, un ormone derivato dalla conversione del testosterone. E questa cosa è quello che poi va sul capello e te lo rende, tra virgolette, fine, per poi fare in modo che si spezzi o cada più facilmente, e se si cicatrizza sei fregato. Quindi la cosa che si può andare a fare è, con un prodotto, andare a bloccare questa conversione di testosterone in DHT, e lo si fa o in modo più leggero con la finasteride, questa famosa finasteride, o in modo più pesante con la dutasteride. La dutasteride è tutta una questione a sé e non è ancora approvata a livello scientifico, la utilizzano alcuni dermatologi, non è ancora approvata al 100% perché è più pesante. Diciamo che la finasteride, nel momento in cui c'è questa conversione tra virgolette del testosterone, viene convertita in due modi diversi e la finasteride va a bloccare metà del processo, mentre la dutasteride entrambi i processi, quindi è un po' più pesante. E la finasteride, quindi presa in via orale o in via topica, quindi proprio applicata con uno spray o altre cose sulla cute, vanno a impedire, quindi a bloccare questa cosa, quindi si iniziano a vedere di nuovo i capelli che tornano a essere più forti e addirittura anche una piccola ricrescita più veloce. Il problema cos'è? Il problema è che comunque quando vai a bloccare qualcosa nel corpo c'è sempre qualcosa che non va, quindi la finasteride ha al momento probabili effetti collaterali, ansia, depressione, mancanza della libido, cose che possono accadere. E guardando su internet in realtà ho notato che tanta gente ce li ha, la maggior parte dei pazienti no, quindi in realtà non dovrebbe essere un problema per la maggior parte delle persone, però può succedere soprattutto se prendete la parte orale, quindi quello in pastiglia. Facendo varie ricerche in realtà ho scoperto che dipende, cioè quelli che sentono i sintomi li sentono fin da subito e li sentono soprattutto perché ne prendono troppa. Diciamo che il loro dermatologo, il loro tricologo, l'esperto di capelli, va a consigliargli una dose, ma non la cambiano mai e in realtà ogni persona è sensibile a modo suo e quindi bisognerebbe avere quella dose che vada a fare effetto ma che non sia esagerata, quindi arrivare a quel minimo necessario per poter avere l'effetto desiderato senza gli effetti collaterali. E diciamo che con la versione orale è un po' più difficile, tendenzialmente danno 1 milligrammo al giorno e secondo me è tanto, ma dipende da persona a persona. E invece con microdosi alcuna gente ha trovato delle soluzioni, ma lì sta a voi farvi le vostre ricerche anche in base a voi, magari chiedere anche al vostro dermatologo. O invece con la versione atopica, cioè con la versione da applicare direttamente sulla cute, diciamo che c'è un 25% comunque che entra nel sangue, quindi meno confronto alla versione orale, e rimane soprattutto qua. Dovrebbe dare meno probabilità di avere gli effetti collaterali, però comunque diciamo che se si è tanto giovani va bene iniziare questa cosa, ma a volte anche no. Tant'è che io sono andato dal tricologo, mi ha consigliato la finasteride. Perché? Perché mi ha detto che leggermente qua, solo sulle tempie, non qui ma qui, iniziano a diventare leggermente fini, ma visto proprio al microscopio, quindi probabilmente in futuro andranno ad andare un pelino indietro.
altro, però niente di troppo grave. Quindi mi ha detto, se vuoi iniziare ci sono dei prodotti, quindi sto mettendo un gel una volta a settimana che mi ha consigliato, oppure ci sono da fare delle cose una volta ogni mese per un tot che possono aiutare per la crescita, oppure mi ha detto puoi provare la finasteride. Finasteride io la utilizzo in spray e al momento, fino a che non sto, perché non sono tanto convinto della finasteride, sto aspettando di sentire altri dermatologi il prossimo mese per capire se continuare, se non continuare, se provare altre cose che poi vi spiego, o se mettere meno, fare una dose minore, tant'è che adesso sto prendendo metà dose praticamente, e capire insomma come procedere, sentire anche altre opinioni, perché secondo me la mia sì, alopecia magari può essere, perché mio nonno era pelato, però allo stesso tempo non penso che sia così grave, anche perché ho sempre tenuto bene i capelli e in realtà non si vede neanche la perdita, è già quasi 30 anni, quindi secondo me già facendo delle accortezze posso impedire il danno grave, ecco. E la finasteride magari servirà forse in futuro. Quindi sto vedendo cosa fare per spiegarvi un po' la mia situazione, perché altrimenti altre soluzioni cosa sono? Come vi ho spiegato la dutasteride, ma è un po' più pesante, una volta a settimana tendenzialmente, ma quello è un po' un argomento a sé, vi consiglio di fare le vostre ricerche. Alcuni dicono che sia meglio, altri dicono che sia peggio, ma in realtà non è ancora provato al 100%. O il famoso minoxidil. Il minoxidil invece va a lavorare sulla circolazione, come vi dicevo prima. Il problema del minoxidil cos'è? È che va applicato 2 volte al giorno e sulla cute direttamente, quindi ha meno effetti collaterali, anche se comunque può averne, ma diciamo che a livello pratico è un po' un problema, perché mettersi 2 volte al giorno a sta cosa, diciamo che non è il massimo. Però anche quello è sicuramente qualcosa che si è visto che può aiutare, quindi nella maggior parte delle persone, come vi dicevo, a volte non è neanche tutti questi gran problemi, magari è solo un problema di circolazione. E se non queste due cose che sono le principali, si possono fare, diciamo, degli accorgimenti, delle cose, diciamo, che possono aiutare, e secondo me per alcune persone sono abbastanza, e io continuerò a testare e potete farle indipendentemente che prendiate finasteride, minoxidil o altro. Uno sono i massaggi, quindi come vi ho detto prima, quando fate la doccia massaggiate bene. Oppure possono essere degli altri prodotti, diciamo, più naturali, come la Serenoa Repens, che è visto essere un po' come una versione naturale della finasteride, senza troppi effetti collaterali, quasi niente. Quindi si sta testando questa cosa, alcuni dicono l'olio di rosmarino, ci sono altre cose che si possono fare. Diciamo che ho trovato su internet, ho già fatto un video riguardo la routine di Brian Johnson, tutto quello che fa lui. Brian Johnson è questa persona che cerca di investire tantissimo nella propria longevità, e quello che fa lui per i capelli è crearsi questa lozione che si mette una volta al giorno, in cui ha varie cose che aiutano il capello, più finasteride e minoxidil in microdosi. Su Amazon io ho trovato una versione simile, senza finasteride e minoxidil, perché quelle sono cose che vanno prescritte dal medico, quindi solo con le cose naturali, e io lo metto finita la doccia sullo scalpo, e diciamo che secondo me può aiutare tante persone. Ad esempio all'interno c'è l'olio di rosmarino, c'è la Serenoa Repens, c'è la caffeina, c'è la biotina aiuta, eccetera eccetera. Quindi ci sono delle altre soluzioni, e l'ultima cosa che si può fare è, oltre a bloccare la caduta, è migliorare la crescita con integratori. L'omega 3 può aiutare, il lievito di birra può aiutare, la biotina, semplicemente tenersi sani dal punto di vista di sangue, eccetera. Quindi anche ad esempio il multivitaminico, se non lo prendete, magari può essere il collagene, l'acido ialuronico, ci sono tante cose che possono aiutare. Farò un video più approfondito sugli integratori. Addirittura alcuni fanno gli esercizi anche a testa in giù, quando ad esempio io faccio yoga o faccio i 5 riti tibetani, sono esercizi a testa in giù, o quando faccio Wim Hof, gli esercizi di respirazione, la doccia fredda e lo stare a testa in giù facendo la verticale, sono cose che aiutano a fare migliorare l'afflusso sanguigno e la microcircolazione, anche quello aiuta sicuramente. Sono varie cose che si possono fare per migliorare la crescita, e ci sono anche dei prodotti come vi ho detto, e in più magari anche non tagliarli. Comunque ho fatto un video riguardo su come far crescere i capelli più velocemente, se volete dargli un'occhiata. Ed ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, cosa state facendo voi, e se avete trovato una vostra routine, oppure se avete qualsiasi domanda potete lasciarla qui nei commenti. Iscrivetevi, se avete qualsiasi altro dubbio potete anche scrivermi direttamente in privato su Instagram. Io non sono tricologo, non sono un esperto, ho fatto solo le mie ricerche e mi sembra di avere un buon risultato finora, e speriamo che in futuro la cosa continui ad andare sempre meglio o sempre bene. Mal che vada, vivremo comunque tutti felici e calvi, che alla fine non è la fine del mondo. Ciao ragazzi, al prossimo video.